Mondo, buongiorno. Allora, ieri ci siamo lasciati con la spiaggia, siamo tornati a casa, abbiamo fatto la doccia, abbiamo mangiato la mia suocera, poi sono tornati in camper e siamo collassati, quindi non vi abbiamo fatto vedere niente perché non abbiamo fatto niente. Però stamattina ci siamo svegliati, stanotte ha fatto caldissimo, abbiamo dovuto tenere l'aria condizionata accesa tutta notte, però ho monitorato i consumi e tutto. Alla fine da mezzanotte che Jessica l'ha accesa, perché siamo andati a dormire intorno alle 11. Dopo un'oretta si moriva di caldo, Jessica l'ha accesa e ho monitorato tutti i consumi dalla mia app, perché io controllo tutto monitorato. Praticamente da mezzanotte a questa mattina alle 7 che l'ha spenta poi Jessica, perché c'era un po' d'arietta, abbiamo aperto le finestre, abbiamo consumato solo con l'aria condizionata 2 kW di corrente. E tanto e poco, dipende, sicuramente. Capisco da un lato perché i campeggi fanno pagare la corrente un po' più cara, perché chi, tra virgolette, non è del mestiere, tipo me che sono un calzolaio e sa i consumi e le cose, un condizionatore comunque in camper che consuma mediamente un 600 watt, più i camper normali hanno il frigo trivalente che all'incirca le resistenze più nuove o più vecchie siamo dalle 200 alle 250 watt circa, poi c'è quello da 180 190, ma facciamo 200 watt, quindi siamo 6 più 2 8, più il caricabatterie per ricaricare il vostro pacco batterie originale che un altro paio di centinaia di watt li consuma. Siamo a 1 kW di corrente quasi costante che consuma il vostro camper attaccata alla 220, quindi quei 5-6 euro che chiedono di corrente, se utilizzate tutta questa roba state tranquilli che ci state alla grande se siete in campeggio, quindi sono ben pagati per chi li spende. Certo, poi dipende dallo stile di vacanza e di vita, se uno vuole stare in libera o fai un impianto o non puoi tenerlo acceso, ecco. Questa mattina ci siamo svegliati al 55%, ma ora siamo in ricarica di 140 A, 150, direi che va bene. Quindi ora ci prepariamo. Jessica non può prendere niente perché sono le 8:46, alle 10. 10:45. Alle 10:45 c'è l'esame del sangue. Mi fanno stare a digiuno fino al pranzo. Sì, io non è che sto mangiando chissà cosa. Comunque deve stare a digiuno perché c'è l'esame del sangue. Io ho preso il caffettino, lei non può prendere neanche quello. E buono, ci prepariamo, sistemiamo tutto e poi la accompagniamo a fare l'esame del sangue. Poi devo prendere 2 profili d'alluminio e delle altre cosine che ho scritte su WhatsApp, che domani o dopo iniziamo un bel lavoretto su un laicone di Alessandro e Anna di Bergeggi. È arrivato praticamente tutto, quindi possiamo iniziare a metterci all'opera. E poi ci muoviamo un pochettino, in teoria, se tutto va bene, continuiamo a dirci, ci muoviamo fermi, ma qua per fortuna è così. Boh, ci vediamo tra un po'. Siamo partiti dal camperotto, Cristian si è fermato lì al fresco con l'aria condizionata. Prima tappa andiamo a prendere il caffè per Jessica in via Gramsci a Vado, se ci fanno un prezzo buono, perché poi mi è uscita un'offerta su Amazon, quindi vediamo, ne prendiamo uno qui, se fa il prezzo buono prendiamo tutto qua, altrimenti lo ordino su Amazon, vediamo. Caffettini presi, 96 nocciolini. Per un po' ce l'ho, dai. Abbiamo speso 2 euro. No, meno di 96 giorni. Sì, abbiamo speso un paio di euro in più, però ti ha messo il timbrino e quando arriviamo a 10 abbiamo una scatola gratis, va bene. Sì, ci sta. Perfetto. È più o meno come se avessimo speso uguale. Sì. Buono, vite bulloni prese, profili presi, possiamo andare alla cassa. E non ho trovato per i bulloni che servono a me. Arrivati a San Paolo, stavolta ancora meglio il parcheggio, proprio fronte ingresso. Via, analisi del sangue, così sappiamo anche Jessica come sta. T'hanno dissanguato? T'hanno prelevato tutto? Ma te fare t'hanno tolto? 6 fialetti. Almeno ti purifichi il sangue. Buona! Esami fatti, ora abbiamo preso già la roba al brico, ora stiamo andando a fare una mega colazione per Jessica che non ha preso caffè, non ha preso niente, e la portiamo da Caviglia a mangiarsi un bel cannolo, perché se lo volessi più buono sai dove prenderlo. Non da Caviglia, quello con la crema. Caviglia stiamo arrivando. Cappuccino, cannolo, caffè. E Angelo sempre al lavoro. Ecco la Hertz, noleggio auto, avevo una Hertz. Vabbè, facciamo colazione, no?
Colazione fatta, siamo venuti a ridare una sciacquata al mezzo perché in stati pietosi, e anche se non è nostra comunque va poi consegnata in ordine e pulita, anche se loro ce l'avevano andata a zozza, ma noi non siamo i tipi e quindi ci diamo una lavatina che è un po' sporchina. Allora, pranzetto fatto, abbiamo mangiato la ciccia cruda che ha preso Jessica dalla macelleria, un po' di fruttina. Ora però dobbiamo andare a fare carica e scarico perché abbiamo finito l'acqua e non si possono manco lavare i piatti, quindi ci mettiamo in moto e andiamo a fare il carica e scarico. Vero Pippo? Tu cosa dici, amore? Cipollotto di papà. Di chi è questo malandrino? Ma di chi è questo malandrino? Sei un monellino. Sei un monellino. Siamo andati a fare carica e scarica dal Bissola, ragazzi, c'è da morire di caldo oggi. Infatti ora ci mettiamo il costume, sono fradici, mia madre, sono zuppo proprio. Andiamo a farci un bagno come ieri, almeno ci rinfreschiamo le idee. Quindi ci vediamo nel dopo spiaggia. Tanta spiaggia non porto la GoPro perché andiamo dove eravamo ieri lì a Vado, avete visto, e la lasciamo in camper, almeno non si scalda, non succede niente. Sentite le cicale, i grilli, fa caldo, sono le 7 del mattino e qui abbiamo un laicone che andiamo a elettrifizzare. Guardate qua dentro cosa c'è, c'è il mondo. Ieri vi abbiamo lasciato dopo la palestra, dopo la spiaggia, siamo tornati in camper, abbiamo fatto un po' di cose, poi non abbiamo fatto niente di particolare, quindi per non annoiarvi sempre con le stesse cose vi abbiamo salutato, non vi abbiamo neanche salutato, ma siamo passati direttamente ad oggi. Oggi questo sarà l'ultimo upgrade qua in Liguria e poi bisogna partire. Bisogna cercare di farlo il meno tempo possibile, quindi andiamo avanti, cerchiamo di elettrizzarlo il prima possibile, fare tutto come si deve, come sempre, al massimo dei nostri progetti come sempre abbiamo in testa. Iniziamo, scarichiamo e iniziamo a fare le cose. Tetto dell'Aicone vuoto. Ora questi due andranno lassù, poi ce ne saranno altri due belli grossi, 3 piccolini, incastreremo ovunque pannelli perché dovrà essere molto autonomo. Iniziamo perché c'è tanto lavoro e non c'è tempo da perdere. Allora, il sole si è alzato, io sono arrivato a questo punto, ve lo faccio vedere. Messi i pannelli lì, messi qua, abbiamo riempito di pannelli, avete visto, non ce n'erano, e con un schiocco di dita pieno di pannelli. Ora devo fare tutti i collegamenti per scendere, ma il cavo solare che abbiamo preso l'altra volta non mi basta, quindi devo andarlo a prendere, ma probabilmente ora mi fermo anche perché fa veramente caldo. Sul tetto non si può lavorare, per fortuna ho fatto tutto quello e manca solo da calare i cavi, quindi me li preparo qua che sono all'ombra, e in teoria il sole di come gira qua dovrebbe rimanere sempre l'ombra. Vado a prendere i cavi, quello che mi manca, mangio e poi quando torno faccio la calata di tutti e via. Andiamo a prendere il materiale che manca. Allora, sono venuto via dal camperozzo, come vi dicevo prima, sono già andato a comprare il materiale che mi mancava. E tra l'altro ho trovato un negozietto qua a Vado Ligure che non me lo sarei mai aspettato, e c'ha roba che è molto interessante. Infatti ho fatto già il carico e mi ho guardato, non capiva perché comprassi tutta sta roba, però vabbè. E ora stiamo andando in farmacia perché Christian sapete che già stava un poco bene, si è preso un'influenza intestinale tra il caldo, il bevi freddo, un po' c'è in giro, ha detto il dottore, quindi vabbè. Andiamo in farmacia a prendere dei fermenti che ci ha consigliato la dottoressa e poi... No, è tipo uno fare apposta per stoppare la disenteria, si chiama Flormidavir Stop. Allora tu scendi, sì, fa il giro. Io mi giro e Sam mi mette in quel buco che c'è lì in piazza. Ma sono là dietro. O sono là dietro, vai, occhio al gradino. Allora ragazzuoli, siamo andati a mangiare, abbiamo fatto un po' di cose, siamo un po' tutti scombussolati con sto caldo, il Christian che non sta bene, una cosa e l'altra. Ora stiamo andando al camperozzo perché alla fine siamo venuti a metterci nell'area che c'è qua, Vado Ligure, perché facendo tantissimo caldo, tenendo l'aria condizionata accesa 24H, là dove siamo parcheggiati a Cugliano, non prendi tutto il giorno il sole, ma prendo mezza giornata di ombra e vado sotto con le batterie, quindi ho detto va. Qua abbiamo il mare. Poi qui siamo proprio attraversi la strada, sei sul mare, quindi ancora meglio se vogliamo. E boh, io ora starò un po' qui, che magari mezz'oretta di... o andiamo a farci un tuffo, no, o vado a farmi il bagno o vado a lavorare. Io non ho la faccia, non fare il bagno. O vado prima e finisco prima e mi faccio dopo il bagno. Non c'ho voglia di star poi là fino a tardi. Come vuoi tu. Ora vedo come mi giro. Qua sono tutti malati, c'ha disenteria. Io anche, però io tocca andare a lavorare.
Vado a prendere medicine e andiamo a finire di fare qualcosa al camperozzo. Allora, sono andato avanti con l'impiantino, domani ve lo faccio vedere perché è iniziato anche a piovigginare, è cambiato il tempo in una maniera assurda, ora tra un po' c'è di nuovo il sole, boh, vabbè, quelle cose estive. Quindi sono rientrato alla base perché mi hanno chiamato per cena e quindi niente, devo tornare indietro, sono già arrivato qui nell'area camper di Vado Ligure, le Traversine. Allora, tornate alla base, stasera riso in bianco per tutti, perché tutti abbiamo la disenteria, tutti abbiamo il cagotto, quindi riso in bianco per tutti. L'ha detto la dottoressa. Allora, tutti dobbiamo mangiare quello. Tu Berenice sei d'accordo su Tanto questo male non fatto? fa, Tu lassù cosa fai? Scusi? Cosa fa lei lì? Scusi, le busso nella spalla, cosa fa lei lì? Scusi? Non fare l'alter ego così, che ti prendo di meno. C'è molto, Dai. un monello, sei un monello, sei un monello. Lascialo stare, mio bambino. Un corvetto, un corvetto, un corvetto. Vabbè, buon appetito a tutti, va ragazzuoli. Mondo, buongiorno. Allora, siamo pronti? Abbiamo preso la batteria, così oggi teoricamente facciamo il trapianto. Andiamo a mettere la litio, così tiriamo via tutto, finisco di mettere DC e quel che c'è da mettere. Devo passare anche in garage a prendere l'inverter per poterlo montare. Buono. Oggi non è bellissimo, è mezzo nuvolo. Probabilmente si apre dopo come ieri mattina. Speriamo, almeno lascia un po' di frescura durante la mattinata e si lavora un po' meglio. Dumma! Comunque è proprio strano sto tempo, vedete che già qua si sta aprendo. Quando arriva il pomeriggio tardi si annuvola tipo, poi al mattino c'è anche questa foschietta e poi vedrete tra un po' verso ora di pranzo che c'è un sole che spacca le pietre, per fortuna. Arrivati dall'Aicozzo, andiamo ad aprire, così areggiamo un po' e ci prepariamo per andare avanti. Tanto vi faccio vedere davanti cosa ho realizzato, facendo già passare cavi e tutto. Qua c'era l'altra batteria servizi, qua sotto andremo a mettere sicuramente i due DC, qua c'è il buco passaggio cavi, qua ci sarà l'inverter e là sotto la dinetta c'è tutto il resto. Andiamo avanti. Qui e dentro c'è casino, ma non vi preoccupate, ci sono i regolatori, i fusibili, qua ci verrà la batteria, però la posizioniamo subito così vediamo misura e tutto e poi iniziamo tutti i collegamenti. Mattinata impegnativa, è uscito il sole come vi avevo detto, ora ve lo faccio vedere. C'è ancora qualche nuvoletta ma si sta aprendo. Abbiamo dato vita alla batteria, abbiamo armato già i pannelli. Ora devo andare in garage da mia suocera a prendere l'inverter e le altre cosine che sono rimaste da mettere, che non mi sono portato tutto assieme già che avevo l'opportunità del garage. Poi ci sono anche le ventoline, quelle per il frigo trivalente. E intanto andiamo a mangiare perché mi sa che è quasi ora. Prima che mi chiama Jessica, vediamo. 12:15, mi sembra che mi ha detto che mi chiamava alle 12:30, vediamo se ci arrivo all'improvviso. Boh, andiamo a fare queste cosine. Passate a recuperare Jessica, andiamo a fare un po' di spesa all'Eurospin. Abbiamo già caricato l'inverter, tutto quello che c'era da caricare. Ora un po' di rifuccilamento del frigorifero e poi si torna a casa a fare la pappa. Cheat, dovevamo prendere due cose per pranzo. Siamo presi anche la porchettina che era buona, ci facciamo... però no, il panino non possiamo, lo mangiamo così, con un po' di insalata, ve la faccio vedere dopo. Ho pulito l'angurietta, ma che bella. Ora ci facciamo... Quindi cosa mangiamo, hai detto alla fine? Qui i ravioli che ci hanno regalato i signori, quelli di... da Brescia. Sì. Ricotta e spinaci tipici che fanno loro lì. Come li fai, il burro? Ma sì, ricotta e spinaci. È arrivata l'ora del pranzo. I raviolini, abbiamo aperto anche il salamino che ci hanno portato sempre i ragazzi che ci hanno portato i ravioli. Buon appetito, poi ci sbraniamo anche l'anguria. Sì, perché è buona questa anguria. Sì, non è male. Abbastanza... Luci psichedeliche in frigo. Bro, sei vivo te? Vabbè, qua con la scusa che c'ha mal di pancia. Sì, non fa più niente. Mutua. Io sono in ferie fino a fine settembre, Sì. fine agosto. Madonna. Licenziato. Ovvio. Pranzetto fatto a base di piccione. Monellino, sei un monellino sei. Andiamo a continuare perché c'è ancora un po' di cosine da fare e voglio togliermi il più grosso, l'impianto. Mi manca di mettere l'inverter che sono andato a prenderlo in garage, poi le ventoline del frigo dovrebbe essere roba comunque semplice e sistemare e rimontare tutto. Sembra che non c'è più, lo specchietto, la telecamera, ho fatto passare il cavo già in un pezzo, bisogna farlo passare tutto fino a dietro e collegarla. Vamo.
È lui che suona. Non so che ora è, sono in stati pietosi, non so se si nota. Sto facendo pulizie di tutto. Questo, a parte la scala, tutto il resto da buttare. Ho messo retrocamera con lo schermo come quella che abbiamo noi. Qua sotto parte dell'impianto che avete visto. Qui avevo messo l'inverter ma ho dovuto cambiare perché il sedile se no non andava indietro più di tanto e dava fastidio. Si vede che è diverso dall'Iveco che avevo fatto, che era sempre un Laika come questo ma su base Iveco. Non so se vi ricordate i signori del Canada. Quindi niente, l'ho spostato da lì. Sto tirando via tutto, l'attrezzatura, tutto quello che c'è da tirar via. Mi sono dimenticato l'aspirapolvere. Ventoline messe. Ora c'è il nastro, vediamo se fa già tenuta, sì. Massima velocità o automatico che fa tutto da solo. Qua tutto l'impianto l'avete già visto. Niente, ora risistemo qua. Domani mattina porto l'aspirapolvere, diamo una bella pulita, rimettiamo poi il tavolino e devo andare a prendere solo una canalina per coprire qua questi cavi. Quando è 2 dita, 3 dita per 3 dita, ora vedo cosa trovo. Spero di trovarla marrone, se no devo inventarmi qualcosa, a parte che poi lì c'è anche come di qua la tendina, quindi si vede non si vede. Vediamo, però una canalina la voglio mettere giusto da. Via tutto e ce l'abbiamo fatta. Anche se da solo, perché Cristian non è stato bene. Dottor Angelo, calzolaio, panettiere, ha portato al termine anche questo work in progress, trasformazione a litio. Via tutto e andiamo. Torniamo a casa Alessi, anche perché faccio vedere l'orario, ma ecco perché suonavano le campane. 8:10, direi che ci abbiamo dato abbastanza. Via, opala, giù questa e domani aspirapolvere e si pulisce. Tornati alla base, ci siamo fatti già una bella doccetta. Dovevo farmela dopo la doccia, mi sa. Ma no, No, minestrina, sudo tra 3 secondi. oramai è già fredda. Te ne dicevo stecca, la mangiamo come gelata. Metti in fritta e poi la lecchiamo. Tu amore cosa dici? Panzerottino al sugo di noce. Orsettino mio. Cipollino. Mortadellina cosa dici? Ha mangiato, è uscita, ha fatto tutto. No amore. Bernice. Ciao patatina. E Vai. anche i ravioli, tra ravioli. Vai. Festa oggi. No. Dai. Mi finisco di vestire, rimango nudo, mi asciugo e vado a mangiare. Buon appetito a tutti. Dopo questa gran bella cena di minestrina e un po' di salatina, wow, sono andato a fare carica e scarica. Quindi niente, stasera stiamo a casa, relax. Domani. Io mi sa che ho perso il pennarello Stanley, o è lì sotto nell'erba, Non ha comprato. porca cane mia. sei. O è nella cassetta, non Domani so. bisogna andare a prendere il mio pacco a Cenna. Filomena? No, da nonna. Beh, voi come lo chiamate Giuliano? Genci, sì. Gen? Mia madre. Che capra. Piccia che io sono spagnolo, non sono italiano. E che piccia. passa? Sempre che chi gen è chi gen. Ah, no, chi c'è? No, ora cosa fai? No, tengo che essere cucciare una bomba. No, con non il ascolto nada.